Dovete sapere che se volete vivere l'India a pieno dovete venire qui, nel cuore pulsante di Delhi e anche di tutta l'India. Il suo nome è Chandni Chowk ed è un mercato costruito interamente in un quartiere che è quello della vecchia Delhi. E adesso andremo a scoprire come è composto questo mercato, che cosa fanno le persone, come è suddiviso. E pensate che 2 milioni di persone ogni giorno entrano nella vecchia Delhi, nel centro della città di Delhi, e vengono in questo quartiere per commerciare, spendere merci, prendere merci nuove, che poi dopo smistano in giro per la città, per tutta l'India e addirittura in alcuni casi anche nei paesi limitrofi. Andiamo all'esplorazione della vecchia Delhi. Namaskar. Se venite in India scoprirete che è comune dividere i quartieri per tipologia di lavoro che si fa. Innanzitutto faccio vedere un tempio induista. Namaskar! Faccio vedere un tempio induista che si trova proprio nel bel mezzo del mercato. Poiché essendo un quartiere a tutti gli effetti gode di tutte le attività comuni, quotidiane, tutti i giorni, quindi le persone qua pregano, mangiano, ci sono dei ristoranti, ci sono delle scimmiette in questo tempio. Qui ci troviamo proprio al centro, non so se si riuscirà a vedere la scimmia, lì ci sono altre scimmie. E questo è un tempio induista in cui le persone regolarmente vengono a pregare. Dovete sapere che contrariamente a quello che si pensa, le scimmie sono animali pericolosi. Tanto che in India ci sono delle regole da adottare nei confronti delle scimmie. Ovvero gli indiani sanno benissimo che non vanno guardate in faccia perché lo vedono come atteggiamento di sfida. Non vanno assolutamente disturbate e infastidite nel caso in cui hanno dei piccoli. Bisogna fare attenzione quando si portano oggetti di plastica. Quindi diciamo che ci sono delle regole, dei must, che loro rispettano attentamente perché sanno che altrimenti il rischio è che vengano attaccati dalle scimmie. Eccole. Altra cosa molto comune in tutti i templi induisti, a prescindere da dove si trovano, anche nel centro delle città, sono gli alberi. Dato che la natura è una parte fondamentale dell'induismo, e la maggior parte della popolazione indiana è induista, è comunissimo trovare soprattutto grandi alberi al centro dei templi. Oppure anche, se non al centro di alcuni templi, si trovano facilmente in giro per le città, anche nel centro delle città. Qui c'è una campana, che questa viene suonata quando qualcuno entra nel tempio con l'intenzione di pregare. Se l'intenzione a pregare viene suonata questa campana, poi se ci sarà l'opportunità e incontreremo qualcuno che sta in preghiera ve lo farò vedere, lo vedrete. E questa invece è una zona dedicata alle persone che si mettono a cucinare per il prossimo, per coloro che pregano, perché altra cosa importante della cucina induista, molto spesso si usa cucinare per le persone che fanno parte della comunità induista per l'appunto, e che quindi si ritrova a pregare all'interno del tempio. E ci sono delle persone dedicate che proprio dedicano la loro vita a questo e passano spesso molte giornate a cucinare per gli ospiti del tempio, per coloro che vengono in preghiera. Qui ad esempio abbiamo un signore che lavora qui, anzi più di uno, non so se è aperto, se possiamo entrare. Namaskar. Close. Dhanyavad. Kachori, one kachori. One kachori. Good kachori. How much? How much? More? Okay? 20 rupees. Oh, this is a tourist price. Ah, yeah, another one. Good. और दो पूरा करो No good.
Opa! A lot of money. Daniel. Assaggiamo il caciori insieme alle mosche. Faccio sapere che ne penso io. Vamos go. Very good. Spicy, very good. È tipo pasta frolla, molto buono, piccante. Mentre invece il sughetto è fatto con olio, piselli, patate, poi c'è qualcosa. Less spicy. No, it's very good. I Less spicy. really love spicy, so You love it's spicy perfect. food? Yeah, very good. It's perfect for me. Daniel, veramente molto buono. Una cosa importante da sapere è il significato di Chandni Chowk. Chandni Chowk vuol dire riflesso della mezzaluna. Per quale motivo questo nome? Perché un tempo qui, su queste viette che voi adesso vedete, c'erano dei canali d'acqua. Tutti questi canali avevano un riflesso della luna, ancora di più in un punto che è il centro del quartiere, del mercato, in cui c'era una grande piscina, diciamo, naturale, e c'era questo grandissimo riflesso della luna. Poi questo, parliamo di circa 4 secoli fa, poi l'evoluzione urbanistica ha impedito all'acqua di continuare a scorrere, sono stati costruiti edifici, adesso come potete vedere è quanto difficile. Come dicevo prima, di vedere il tempio, in realtà è tipico in India dividere i quartieri per manifattura, cioè in base a quello che le persone fanno o vendono, suddividono i quartieri. Quindi c'è un quartiere, ad esempio, del mercato di Chandni Chowk, che si occuperà solo della vendita di, per esempio, attrezzi o cose elettriche che hanno a che fare con l'elettricità. Ce ne sarà un altro che avrà a che fare solo e esclusivamente con le spezie, venderà solamente spezie. Poi c'è un altro ancora che ha a che fare solamente con la parte che si dedica alla vendita dell'idraulica, quindi del mondo dell'idraulica, e così via. Ce ne sono circa 6 o 7 tipologie e si suddividono proprio in questo senso, cioè la lavorazione del ferro, del legno, quindi non c'è l'idea di competizione in termini di, veramente, se ti ritrovi 20-30 negozi che vendono tutti la stessa cosa uno dopo l'altro, non è proprio il massimo per la vendita. Eppure dal loro punto di vista è molto più intelligente, perché veramente risulta essere un punto di riferimento per le persone del posto, che sanno che se devono acquistare una cosa vanno in quel luogo e lì sicuramente la trovano. Close? Fine. Namaskar. Close? Sit? No sit? Dhanyavad. Non è molto chiaro quali strade sono accessibili e quali non lo sono. Hoppa! Hola. How are you, my friend? Nice. Everything is good? Yeah. What are you doing? Work. What are you doing? वर्क Work. हेलो अरे भाई मैं क्या करूँ, ये राहुल घूम रहा है मेरे साथ. What is your job? Your job? Sit. Sit. Okay. We have to. You want? We have भैया to stay you near. want some tea? One chai. चाय? Okay. एक चाय ले आइए राहुल भाई. Dhanyavad. Boss. It's like boss. Yeah. Boss. Yeah. Boss. You're right. Big boss. 25. नहीं 25. This man 75 only. Only 25 and Only value 75. No 80. Only No 75. 75. You know Carrie Minati? Thank you.
Which is your job, my friend? Your job? Wholesale business. Cigarettes, tobacco, And this part of the Old Delhi, what do you sell here? cigarettes. Cigarettes, only cigarettes. Even those people, all cigarettes. Yes? Sanitary items. What? Sanitary items. Sanitary. Null. Okay, so Open your airdrop. you have opened it? Yeah. Are you sure? No, it's not open. Bye bye. Le persone non sono abituate a incontrare turisti, soprattutto in questa zona, perché è molto molto etnica. Le persone che vengono qui o conoscono questo posto poi oppure non ci vengono. Questa è un'altra situazione tipica che comunque fa parte dei luoghi in India, soprattutto i luoghi in cui ci sono molte persone, sono affollati, è comune trovare situazioni di questo tipo. No. Oppa! Un ambiguo cieco? Sì. No read, no sit. No. Daniel. Niente, abbiamo beccato un ambiguo cieco. E torniamo indietro. E così come prima abbiamo visto un tempio induista, adesso vediamo una moschea. Don't allow shots. E sempre come prima abbiamo visto il tempio induista all'interno del quartiere, adesso abbiamo visto quello musulmano, molto più piccola questa moschea, questo luogo di preghiera, non particolarmente fatiscente. Sanitari. Boss. You're my boss. Your box. Boss. Your boss. Yeah, boss. And what do you sell, boss? Boss is yo-yo. Yo, boss. Yo-yo. What do you sell? What is? But use this धागा Sanitary. टाइट करने के लिए Dagini? धागा With this one? Money. समझाओ यार 30 rupees one packet. I don't need it. Dhanyavad. Okay, thank you so much. Namaskar. Sentite il traffico all'ora di punta, come si comporta? Ora siamo arrivati in un'altra parte del mercato che si occupa della vendita solamente di parti in ferro e vari utensili elettrodomestici, vendono solamente prodotti di questo tipo. Questa parte del mercato probabilmente è un po' più nuova, fa sempre parte della città vecchia di Delhi, ma è più nuova, chiaramente sono cose arrivate dopo da un punto di vista proprio storico. Questo è un mestiere che viene eseguito solamente da pochissime persone in India, non so se mi sentite bene, e lui probabilmente fa parte Namaskar. Sapete che in India
la società è divisa in caste e 4 sono quelle principali, diciamo, che hanno dei diritti. Le persone che fanno parte delle caste hanno dei diritti, e poi ci sono i fuori casta, cioè una non casta fondamentalmente, perché non è riconosciuta come tale, e quindi queste persone, definite anche gli intoccabili, sono solite fare questo tipo di lavori in cui si occupano fondamentalmente di lavorare con problemi che hanno a che fare con i rifiuti, oppure si occupano anche della nascita e della morte delle persone, perché secondo la cultura indiana è considerato come un lavoro sporco trattare i corpi sia dei neonati che dei morti, ma sia anche i rifiuti in generale che stanno sottoterra. Qui probabilmente si è bloccato il tombino e questa persona, questo fuoricasta, loro in hindi si chiamano Dalit, hanno l'obbligo, il dovere spirituale in realtà, di ripulire e di mettere a posto la fogna. यहाँ सर क्या करो बेटा वालेकुम सलाम मामा पापा ठीक है Per quale motivo prima ho detto spiritualmente, riferito ai fuoricasta e da lì? Perché loro sono convinti, in quanto induisti, che la loro è una punizione per il karma negativo accumulato nella vita precedente. Per cui dal loro punto di vista loro si stanno redimendo per quello che hanno fatto in passato, perché hanno accumulato un karma negativo, quindi hanno fatto delle brutte cose, oppure brutte cose, anche il concetto, il discorso di brutte cose per un accumulo del karma negativo è molto relativo, quanto magari semplicemente hanno pensato a vivere una vita di piaceri, tralasciando alcune responsabilità che fanno parte della religione induista, e così facendo, accumulando questo karma negativo, si sono reincarnati nel ciclo del samsara. Quindi nella prossima vita, ovvero questa vita, loro stanno pagando le pene di quello che hanno fatto in passato. In realtà, da un punto di vista sociale, la situazione per i fuoricasta sta migliorando negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo ventennio. Quindi, nonostante l'aspetto religioso, sembra che abbiano sempre più diritti e riescono a integrarsi sempre meglio all'interno della società indiana, nonostante comunque la discriminazione ancora da parte del popolo, delle persone, diciamo, per le strade, ancora è alta nei loro confronti, e soprattutto le caste più alte pretendono moltissimo da quest'ultima casta, non solamente in termini di pulizie, di lavori, impegni e responsabilità in questo senso, ma anche in quanto a donazione dei templi, dato che loro sono obbligati a donare delle somme di denaro più ingenti rispetto ad altri esempi. Quindi c'è una serie di dinamiche che stanno migliorando. Guardate che rete fitta di case costruite davvero a centimetri di distanza l'una dall'altra, e questo anche è un modo molto tipico in India di costruire, molto vicino. Namaskar. Namaskar. Adesso cerchiamo di uscire da qui. Siamo fatti portare un ari per pranzo. Mix di patate, salse piccanti, fagioli, ceci, e poi questo coso bianco non so che cosa sia. Ok. Dhanyavad Babaji, ok. Dhanyavad. Ok. Molto gentile, mi ha messo un po' di pane, cetriolo, limone e una salsetta verde che scopriremo che cos'è.
fine il liquido bianco è il latte e anche quello è un tipo di fagioli. Poi c'è il signore che mi ha portato il piatto, che ti passa per i tavoli e ti chiede se ne vuoi ancora, aggiunge quello che preferisci. Yes, this is hall. This is hall. क्या होता है इसमें? डॉन हॉल डॉन हॉल. अरे होता क्या है इसमें से? कुछ नहीं होता है, कबूतर को दाना खिलाता है। As you only go. This is hall. Pigeon. for pigeon. Yes. For pigeon. What is pigeon? Pigeon. President. Crow. Birds. Crow. Yes. Crow. Yes. For crows. Birds. Bats. Yes. Yeah. Birds like. Yeah, okay, for the crows. But Yes, yes, this yes. building, Yes. this building there. Yes. Can we take one picture? Yes. Of course. Yeah. YouTube channel? Yes. What is your name? Oh, what is your name? After I show you. साइड से क्या बोलते हैं ना कैमरा. Snapchat है. I ragazzi dicono che questo sia il covo dei corvi, ma a parte che vedo solamente piccioni, quindi eventualmente dei piccioni, non dei corvi. Ma dovrebbe essere in realtà l'ex municipio durante la dominazione inglese, che poi, sicuramente è un covo di piccioni, senza dubbio, però ci sono anche dei corvi, quindi diciamo uccelli in generale. Come potete vedere, quella è una statua di Gandhi e lui è stato uno dei principali sostenitori dell'indipendenza indiana. E proprio di fronte al municipio dove sono state attuate delle proteste per ottenere l'indipendenza dall'impero di Gran Bretagna, dall'impero inglese, hanno lasciato il municipio in queste condizioni abbandonate, abbandono, probabilmente come ricordo per aver combattuto per ottenere l'indipendenza, e adesso è diventato un luogo in cui ci vivono i piccioni, quindi è stato riutilizzato dagli animali, non dalle persone ma dagli animali. Ice cream? Can I ask you one? 30, 40. Oh, yellow? 30, 40. 30? 30, 40. Dani avanti. Ce la vai, Bro. Questa invece è la parte del quartiere in cui vendono vestiti. Infatti vedete vari tipi di abbigliamento sia maschile che femminile, anche da cerimonia. Quindi vedono tutti i tipi di vestiti. Ah, it's a mosque. No problem. You can go now, but open your. Until there. Yeah. No, because I have shorts. This is problem? Yeah, I don't know. Because Close. I'm Hindu. I don't have any idea. Ah, okay, so I can get or not? Yeah, please. I will leave the... Signori, c'è la possibilità di entrare in questa moschea? Dare un'occhiata. Qui ci troviamo sempre nella parte del quartiere dove vendevano i vestiti. Ci sono solamente indumenti. Ma abbiamo addirittura dei pesciolini rossi. Una fontana con dei pesciolini.
Questa è la direzione verso la quale i musulmani quando vengono qui pregano, che è proprio in direzione della Mecca. Però ecco quanto è veramente semplice trovare in un attimo uno spazio così riservato, uno spazio così riservato alla propria intimità, alla propria religione, nonostante diciamo il disordine che si trova di fuori, e potete ben chiaramente percepire la differenza in un attimo. Adesso siamo di nuovo ufficialmente tornati sulla strada principale ed ecco la differenza che c'è tra la strada principale e questi luoghi di culto che sono disseminati, molto spesso nascosti in delle viette in cui si può trovare all'improvviso come se fosse un'oasi di pace. Thank you. Bye bye. Okay then, nice to meet Yeah, you. nice to meet you. You started your YouTube channel, Andiamo. Dato che non sono abituati a vedere turisti, mi chiedono le foto perché stanno a vedere uomini occidentali, uomini o donne occidentali, a maggior ragione persone tatuate, quindi per loro il fatto che vedano un uomo bianco occidentale tatuato è veramente qualcosa di solo nei film. Vendono anche svastiche, se sei interessato a qualche svastica. How much is one of this? How much? 150. 150, 15. 15. Daniel. Questa invece è la parte delle spezie, il mercato, che tra l'altro è considerato il mercato di spezie più grande di tutta l'Asia. Come dicevo, il mercato delle spezie della vecchia Delhi, di Chandni Chowk, il quartiere di Chandni Chowk, è il più grande mercato di spezie di tutta l'Asia. E questo è come si presenta il mercato. Fate conto che anche questa parte del mercato è articolata sia sulle vie principali della strada, sia su delle viette che fanno parte un po' più strette, che fanno parte diciamo sono viette secondarie intorno a quella principale. Però ecco, gran parte del mercato è qui, sulla via principale. E qui vedete le persone, vi dicevo prima, qui è molto più chiaro, è molto più esplicito, le persone vi dicevo prima che portano i sacchi sulle spalle, guardate, guardate. Che portano questi sacchi sulle spalle. Tossisco per la quantità di polvere di spezie, che portano questi grandi sacchi sulle spalle e poi dopo li caricano su motorini, apetti o su, come avete visto, anche carretti che vengono tirati avanti tipo a bicicletta con dei pedali, quindi molto più faticoso da portare. Queste sono tutte le spezie a disposizione con i vari prezzi, poi chiaramente vanno sempre contrattati, non è un prezzo fisso, è un prezzo di partenza.
Sorry, can I try one? Yes. Vendono anche frutta secca. I datteri sono davvero molto buoni. लहजा समझते ये मत चाहिए क्या हीरो है भैया दिल्ली किराना कौन से लगाना है यहाँ पर Mentre aspettavo che passassero con un carretto, un ragazzo mi ha sputato addosso sulla gamba. Adesso faccio vedere. Non so se vedete i pezzi di quello che aveva in bocca e me l'ha sputato. Molta gente qui ha l'abitudine di masticare una sottospecie di tabacco, diciamo. È una sostanza additiva, una foglia che crea dipendenza, che viene mischiata con dei semi, poi viene masticata, loro la mangiano per un'oretta, dipende dalle persone, e poi dopo la sputano, cioè la sputano alla fine, ma nel processo di masticazione aumenta la salivazione, quindi mentre la salivazione aumenta e loro continuano a masticare, è comune incontrare persone che sputano continuamente, perché mentre masticano chiaramente viene la sputare e quindi sputano. E questa invece è la piazza dove un tempo risiedeva la piscina naturale, da cui ha preso il nome tutto il quartiere, tutto il mercato dei Chutney Chowk. Hello guys. Ciao a tutti ragazzi. Un bacio grande dall'India e dalla nuova piscina naturale.